Allora, ciao ragazzi, ci troviamo vicino al confine tra Norvegia e Svezia. E cosa ci facciamo qua? Allora, come vi dicevo nell'altro video, le borse dovevano arrivarci a Teufels, qualcosa del genere, ma non sono arrivate. E ieri abbiamo dormito in questo posto qua, in questo garage qua. Stava piovendo, quindi ci siamo fermati qua, poi siamo andati a chiedere appunto se potevamo dormire e la signora è stata super gentile, ci ha dato anche le coperte, ci ha fatto asciugare tutti i vestiti, ci ha offerto la cena, è venuta anche molte volte a Cortina da un pezzo, quindi abbiamo parlato anche delle montagne, è stato da ridere. Adesso stiamo cucinando un po' di bacon e un po' di altro cibo datoci da un po' di gente gratuitamente. Adesso vado a mangiare, il bacon è pronto. Bacon scaduto da 10 giorni, però è ancora buono, ve lo posso assicurare. Con 2 euro al giorno di budget non si può fare altrimenti, ragazzi, quindi si vive da poveri. Ragazzi, c'è caldo, come potete vedere. Ragazzi, c'è un freddo, ho le dita dei piedi congelate e devo continuamente muovere il piede per riscaldarlo. Poi una merda, almeno non piove, non nevica. Non so cosa sarebbe meglio. Ragazzi, paesaggio incredibile, incredibile, Signor, incredibile, cercle polare artico. Sì! No, ragazzi, finalmente abbiamo raggiunto il circolo polare artico in una giornata abbastanza uggiosa. E no, siamo molto fieri, siamo molto contenti di appunto oltrepassare questa linea. La strada è ancora lunga, però ci mancano ancora 800 km, quindi non è finita. Però intanto aver raggiunto il circolo polare artico ci rende fieri e contenti. Quindi dai a tutta, e anche questa è fatta. Good job. Me to you. Sheepbottles are shit. Ragazzi,
Oggi il portapacchi ha completamente ceduto. Già, come vi ricorderete, si era rotto tempo fa, avevo rimediato con le stringhine eccetera, ma oggi è completamente andato. Adesso vi faccio vedere. Allora, per un giorno sono riuscito a pedalare così, l'ho sistemato con delle stringhine eccetera, però stamattina no, ho provato a mettere la borsa e la borsa andava a toccare con i raggi ed è parecchio pericoloso, insomma, se solo un pezzo della borsa si infila nei raggi mentre vado a 40 km/h giusto per una discesa, mi faccio un bel rotolone in avanti e credo che, insomma, non ne valga la pena. Allora, eccolo! Questo qua è il portapacchi, no? Guardate che bello! Tutto intero, tutto bello, guardate, fantastico! Sì. Quindi il portapacchi. E adesso che si fa? Adesso non lo so cosa si fa esattamente, non abbiamo ancora deciso. Ciao ragazzi, allora una piccola interruzione dal futuro. Guardando questo video starete pensando, ma ci è arrivato o non ci è arrivato a Capo Nord? Perché lo sto facendo? No, allora, semplicemente da quel momento là ho iniziato a filmare veramente poco. Sarà stata un po', non so, forse l'emozione degli ultimi chilometri che volevo tenere solo per me, ma anche il freddo, le difficoltà, e dalla rottura del portapacchi qualcosa è cambiato, c'è stata un po' la svolta. Abbiamo avuto ancora 3-4 giorni di veramente brutto tempo e poi improvvisamente è tornato a splendere il sole, i gradi sono aumentati di parecchio, e un sacco di persone ci hanno aiutato, dai ragazzi afghani che ci hanno proprio obbligato a stare a casa loro per 2 giorni, ci hanno cucinato e ci hanno veramente fatti sentire a casa, e abbiamo condiviso storie, esperienze, ci hanno raccontato come loro sono scappati dall'Afghanistan, dalla guerra, e dopodiché anche dei ragazzi slavi che anche loro ci hanno obbligato a rimanere 2 giorni, veramente persone eccezionali con un grande cuore. Nonostante questo ci sono stati anche momenti parecchio, insomma, tosti, difficili da mandare giù, spaventosi. Un signore svedese una notte mentre campeggiavamo in un parco giochi per bambini, alle 10 di sera è venuto fuori e ci ha minacciato di spararci perché semplicemente non voleva vederci là, era ubriaco, razzista, diceva voi che cazzo fate qua, dovete andarvene via. E quindi anche là non ci sono stati sempre momenti facili, neanche nelle ultime settimane, ma in momenti come questi bisogna sempre ricordarsi tutte le persone che ti hanno aiutato dall'inizio alla fine, e non puoi semplicemente mollare per un singolo coglione che alla fine ti spaventa, ti minaccia, eccetera. Quindi basta guardare gli aspetti positivi e tutte le persone che ti hanno aiutato per andare avanti, e quello è stato molto importante. E basta, alla fine l'arrivo a Capo Nord è stato veramente pieno di emozioni, è stato qualcosa di incredibile, con un cielo super sereno, fantastico. Era una piccola tappa di soli 30 km e in quei 30 non abbiamo praticamente mai parlato tra di noi. Non volevamo rovinare quel momento magico, c'era una specie di energia super mega positiva e intensa che appunto ci faceva andare avanti, e lasciandoci insomma ammutoliti. E l'arrivo è stato qualcosa di grandioso, siamo arrivati là, non ce l'aspettavamo neanche, non avevamo pensato così tanto all'arrivo a Capo Nord, ma era così distante la meta da quando eravamo partiti che non pensavamo mai al dopo.
Quindi c'è stato un momento in cui eravamo là e adesso no? Cosa facciamo? E poi da un momento all'altro è stato come, non so, una bomba interna che tutte le emozioni sono esplose, è stato fighissimo. C'erano un po' di turisti, di corriere di turisti, sia europei che cinesi, asiatici, insomma, e ci hanno visto arrivare con queste bici cariche e allora ci hanno chiesto le foto, siamo diventati un po' le celebrità di quel giorno, quindi foto con uno, foto con l'altro e da dove venite, è stato veramente molto molto bello. E sì, dopo aver festeggiato insomma a Capo Nord, esserci bevuti questa birra che ci portavamo da più di una settimana, abbiamo pedalato indietro questi altri 30 km perché abbiamo provato a fare autostop, nessuno ci prendeva, allora abbiamo detto vabbè pedaliamo, era ormai sera. Eh, Scelta più che mai azzeccata perché tornando indietro abbiamo ammirato uno dei tramonti forse più belli di tutto il viaggio. Non credo di avere video, forse qualche foto e la metterò sotto, ma è stato veramente intenso. Siamo arrivati, la madre di Pierre ci ha prenotato un hotel a 4 stelle e mezzo con la sauna all'interno della camera, qualcosa di incredibile che non abbiamo mai avuto così tanto comfort in 4 mesi, insomma. Allora ce la siamo goduta là, siamo andati fuori a mangiare, è stato veramente un bel regalo. E basta, da quel momento là è iniziato il ritorno. Noi volevamo tornare in autostop o comunque non con un mezzo aereo, solo che fin da subito ci siamo accorti che sarebbe stato praticamente impossibile perché il carico era troppo grande, le biciclette erano troppo grandi, troppo pesanti e quindi nessuno ci avrebbe preso. Quindi o lasciavamo le biciclette in Norvegia e andavamo noi a casa o dovevamo trovare un'altra soluzione. Ci rimanevano veramente pochi soldi e allora abbiamo iniziato le ricerche per un volo. Fortunatamente ne abbiamo trovato uno molto economico e con gli ultimi 100 euro che avevamo sul conto corrente l'abbiamo preso da Tromsø e siamo arrivati a Monaco di Baviera. E nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, soprattutto negli ultimi mesi, perché dovete ricordarvi che avevamo più o meno 2 euro di budget, l'ultimo mese anche meno, in paesi veramente costosi come i paesi scandinavi appunto, e abbiamo beccato veramente tanto brutto tempo, 2 mesi di neve, pioggia, con un equipaggiamento non adeguato perché non eravamo veramente preparati per affrontare un tempo autunnale a quelle latitudini. Tenete conto che io avevo solo pantaloncini corti, non avevo pantaloni lunghi, intanto dicevo summer is summer, indipendentemente da dove sei, è estate, e invece non è proprio stato così. Però i ricordi e le emozioni sono state talmente belle, hanno superato i momenti negativi, i momenti difficili, che mi hanno dato, insomma, l'idea di organizzare un altro viaggio in bicicletta ancora più lungo, ancora più difficile, che inizierà tra pochissimi giorni. Quindi seguiteci, dall'Italia andremo in Thailandia con un altro mio amico, David. Eccoci, tra poco partiamo per un altro viaggio, quindi vabbè, spero di essere all'altezza di Pierre come compagno, ma dai, La pazzia ce di la Pierre facciamo. non si supera, però sì, dai. E abbiamo viaggiato tante volte insieme, ormai siamo una coppia di amici abbastanza collaudata, insomma, Sì. ci conosciamo bene. E basta, siamo carichi, venite alla nostra partenza, 26 maggio, oppure comunque seguiteci sui social. E... Noi sia. siamo qua, magari ci vedete in centro se siete a Cortina. You're an idiot. We are stupid. You're stupid. Stronzo. We are stupid, totally stupid. Uh huh. Siamo- Man, it's half snow. Look.